Buonasera a tutti, il team di A.I.S.T vi dà il benvenuto a questo nostro nuovo webinar formativo ed informativo. The A.I.S.T team welcome you to this training and information webinar. Abbiamo l'onore di avere con noi la dottoressa Seonaid Anderson, psicologa ricercatrice affermata a livello internazionale. We have the honor to have with us Seonaid Anderson, who is a research psychologist with an international fame and name. Questa sera ci parlerà di come il Covid-19 e i social media possono influire sui disturbi da tic e sindrome di Tourette. And tonight she will present us how COVID and social media may influence the tics disorder and Tourette syndrome. Il webinar è in lingua inglese e con noi l'interprete Elena Lodolini, che ringrazio per la sua disponibilità. The webinar will take place in English and there is the interpreter translating into Italian, and we thank her for being with us. Prima di iniziare, colgo l'occasione per informarvi che A.I.S.T ha organizzato il 7 giugno 2021, in occasione della giornata europea della sindrome di Tourette, un convegno nazionale che vede la partecipazione dei più importanti esperti di Tourette a livello internazionale. And before starting the webinar, I'd like to inform you that on the 7th of June 2021, there will be an important convention on the occasion of the European Day of Tourette Syndrome, and we will have the participation of international renowned experts in Tourette syndrome. Bene, siamo pronti. Prego, dottoressa, le cedo la parola. So we are ready and we leave the floor to Dr. Seonaid Anderson, please. Thank you everybody for being here tonight, and I'm really honoured to have been invited to give a presentation about some current issues to do with tics and tic disorders. Grazie mille a tutti, vi ringrazio per essere presenti qui stasera e sono molto onorata di aver avuto questa opportunità di fare una presentazione su quelle che sono le tematiche, le problematiche attuali relative ai disturbi da tic e alla sindrome di Tourette. So here is what I would like to cover tonight, a little bit about me and also about the Behavioural Therapy for Tics Institute that I recently created. Qui ci sono un po' gli argomenti della presentazione di questa sera, parlerò di me, della mia professione e poi vorrei anche fare un accenno su quella che è la terapia comportamentale che ho istituito per l'istituto per TIC, il cosiddetto BTTI. I'm also going to talk a little bit about what tics are and tic disorders, including Tourette syndrome. And we've noticed all around the world that there has been an increase in tics and tic-like attacks during the pandemic. Parlerò anche di cosa sono i tic, cosa sono i disturbi da tic, tra cui la sindrome di Tourette, e accennerò al fatto che si è visto che nella situazione pandemica del Covid-19 si è notato purtroppo un aumento nell'infanzia dei tic e di attacchi simili a tic proprio in concomitanza con la pandemia. We're also going to cover, if we have time, something about social media, which some people are suggesting may influence tics, maybe for good or maybe for worse. And I'd also like to cover some of the new treatments and research coming out. Parlerò anche dei social media perché si è suggerito che possono avere un'influenza sia nel positivo che nel negativo e parleremo anche di quelle che sono nuove terapie innovative proprio per la sindrome di Tourette e per i tic. So I come from Scotland originally, where I went to Glasgow University, and I've worked in York Hill Children's Hospital and also in Great Ormond Street Hospital in London. Quindi io arrivo dalla Scozia, ho frequentato l'Università di Glasgow e ho lavorato poi alla York Hill Hospital a Glasgow, sempre in Scozia, e anche al Great Ormond Street Hospital, l'ospedale Great Ormond Street a Londra. And so this is a couple of pictures of me when I was younger, and I was working at Great Ormond Street Hospital as a research psychologist.
And that's where I met patients with Tourette syndrome for the first time. Potete vedere qui delle mie foto di quando ero ragazza, quando ero giovane, appunto lavoravo al Great Ormond Street Hospital di Londra, dove per la prima volta mi sono imbattuta nei pazienti sofferenti della sindrome di Tourette. After I finished working at that hospital, I became research manager with the Patients Association in the UK called Tourette's Action, and I was there for 8 years as the research manager. Dopo aver completato questa esperienza presso il Great Ormond Street Hospital, ho iniziato a lavorare come ricercatrice e responsabile della ricerca presso le associazioni dei pazienti in Inghilterra chiamata Tourette Action e ho collaborato con loro per 8 anni. So as part of my job, I would manage the research projects and communicate research, as well as managing the funding of research. But last year, unfortunately, I was made redundant, but started my own business. Quindi come parte del mio ruolo presso questa associazione ho gestito i progetti di ricerca e anche i finanziamenti per i progetti di ricerca, ma purtroppo lo scorso anno per ragioni appunto a livello di ristrettezze finanziarie sono stata dimessa da questa associazione e ho così iniziato la mia propria attività. So I'm really delighted to have started my own business, neurodiverse.org, and I want to keep helping people and creating ideas and transmitting science and research results really around the area of neurodiversity. So I'm really delighted to have started my own business, neurodiverse.org, and I want to keep helping people and creating ideas and transmitting science and research results really around the area of neurodiversity. E così è che con orgoglio che ho avviato la mia attività che si chiama neurodiverse.org e con questa attività continuo appunto nel mio compito e ruolo di aiutare gli altri nella ricerca e nella diffusione dei risultati di ricerca. And so I set up with 2 other colleagues the Behavioral Therapy for Tics Institute, and we are giving training to clinicians and therapists in English of how to give therapy for tics. E ho così avviato, assieme ad altre 2 collaboratrici, ad altre 2 dottoresse, questa terapia comportamentale, proprio con questo proprio istituto così chiamato terapia comportamentale per i TIC, dove diamo delle indicazioni, diamo formazione ed educazione su come adottare queste terapie per i TIC. So this has been very popular, and we have 2 trainings this year which are both full, but we also offer other events like a masterclass for clinicians and clinical consultations to help with supervision. E abbiamo avuto, devo dire, molto successo, e infatti abbiamo organizzato 2 corsi di formazione per la terapia comportamentale che si sono esauriti come disponibilità di posti, però non solo questo, andiamo anche a organizzare delle masterclass per clinici, per terapeuti e offriamo anche delle consulenze cliniche proprio per aiutare nel trattamento di questi disturbi. We also offer workshops and webinars for people who are not clinicians, so teachers and parents who want to find out more about what behavioral therapy is. Offriamo anche delle sessioni, dei workshop per i non addetti ai lavori, ma per le persone coinvolte da possibili disturbi che possono essere trattati con la terapia comportamentale, vale a dire insegnanti o genitori desiderosi di conoscere in che cosa consiste la terapia comportamentale. So we'll move on now to what are tic disorders. Parliamo ora dei disturbi da TIC. So we probably all have a view of what tics and tic disorders are. And as I talk through the slides, you may already know a lot about tics, but you may start to recognize a little bit more about tics as we start to talk about them.
Probabilmente tutti noi sappiamo e conosciamo cosa possono essere i tic e la stessa sindrome da Tourette, e anche nel momento in cui vi presento queste slide cominceremo a riconoscere magari anche in noi stessi o in altre persone la presenza di tic. Cosa sono esattamente questi tic? One of the myths or misunderstandings around Tourette syndrome is that everybody who has Tourette syndrome must swear, must have this tic which is called coprolalia. But in fact, we think that only 15 to 20% of people have this tic. In effetti uno dei falsi miti, uno dei fraintendimenti in merito alla sindrome di Tourette è che si pensa che tutte le persone affette da questa sindrome debbano necessariamente imprecare, quindi avere la manifestazione della cosiddetta coprolalia, ma in realtà sono solo il 15 o il 20% delle persone affette da Tourette che hanno questo tipo di manifestazione. And we may have this misunderstanding because of how Tourette syndrome is represented in the media and on television. E questo fraintendimento è dovuto al modo in cui la sindrome di Tourette viene rappresentata nei media e nella televisione. And some patients have argued that maybe they don't like the term Tourette syndrome because there's a lot of stigma attached to it for some people. And they've said maybe it should be changed to something like tic spectrum disorder. So this is an interesting issue to talk about also. E in effetti molte persone lamentano che la stessa denominazione di questa patologia sia sbagliata, che debba essere cambiata proprio perché c'è uno stigma legato alla denominazione di sindrome di Tourette, e suggeriscono che magari si possa definirla come un disturbo dello spettro dei tic. Quindi questo potrebbe essere un punto interessante da valutare. And what we do know is that instead of Tourette syndrome being rare, as some people may think or have thought in the past, it has the same prevalence, we believe, as autism at 1%. So that would be 1 in 100 school children with Tourette syndrome. Un altro falso mito è che la sindrome di Tourette possa essere una patologia molto rara, ma in realtà ha la stessa prevalenza dell'autismo, vale a dire l'1%, e quindi un bambino su 100 di età scolare può essere affetto dalla sindrome di Tourette. And also we want to change people's minds who believe that Tourette syndrome might be people behaving badly. It's not people's behaviors, it's something neurological and often involuntary, and people are often unable to control. Poi vorremmo anche cambiare questa concezione sbagliata della sindrome di Tourette, per cui si pensa che le persone che hanno questa sindrome si comportino male o in modo scorretto. In realtà è solo un disturbo neurologico involontario che loro non sono in grado di controllare. So some things that we also know about tic disorders is that they are more common in children than in adults, and more common in boys than in girls, to a ratio of 4 to 1. And they're more common in special education populations. Un'altra cosa che conosciamo dei disturbi da tic è che sono più comuni nei bambini rispetto agli adulti, più comuni nei maschi piuttosto che nelle femmine, in un rapporto da 4 a 1, e anche più comuni nelle popolazioni che seguono un programma educativo speciale. So this neurological disorder is also increased with the tics increase with stress and also excitement. So it is influenced by the surroundings that somebody is in. Sappiamo anche che questo disturbo neurologico aumenta nelle situazioni di stress, nelle situazioni di estrema eccitazione, ed è quindi influenzato dall'ambiente circostante in cui la persona si trova. And we know that people's intelligence is normal, but it can affect people's learning, and in fact affects every major part of daily life, such as school and work and social relationships. Sappiamo che il livello di intelligenza in queste persone è assolutamente normale, ma quello che può essere influenzato e ostacolato è effettivamente il processo di apprendimento, e in realtà ogni sfera della vita quotidiana di queste persone è influenzata da questo disturbo. So what are tics? We won't spend too long on this, but they are sudden, recurrent movements or sounds, and they can be simple or complex.
Cosa sono i tic? Cercheremo di essere comunque brevi in questa diapositiva. Sono comunque dei movimenti e degli scatti ricorrenti e rapidi, improvvisi, o anche dei suoni vocali che possono essere semplici o complessi nella loro forma di tic. We know also that they wax and wane. They come and go in their frequency and intensity, and often patients describe a sensation in their body called a premonitory urge before they tic. Sappiamo anche che possono avere dei cicli di aumento, di diminuzione, possono andare e venire. Sappiamo anche che le persone riferiscono di avere come una sensazione premonitoria prima di avere questi attacchi. We also know there are features which mean that we understand that they are suppressible, they are controllable in some people for some of the time, but also that they're suggestible. So if somebody with tics sees somebody else ticking, they may also do that tic themselves. Sappiamo anche che alcune caratteristiche sono più controllabili, quasi eliminabili, ma sappiamo anche che ce ne sono altre che vengono influenzate. Per esempio, una persona che vede un'altra che ha un determinato tic potrebbe essere così influenzato da avere lui stesso poi quello stesso tic. So just very briefly, other aspects are that tics can occur in any part of the body and during sleep, and they first appear around 5 years of age in general. Possono inoltre verificarsi in qualsiasi parte del corpo, si possono diciamo, manifestare anche durante il sonno e normalmente compaiono per la prima volta intorno ai 5 anni di età. And tics themselves are a normal part of childhood. They happen in childhood, they're not usually serious, and they normally improve over time. E molto spesso si verificano in bambini che sono assolutamente normali e che non peggiorano, ma possono normalmente anche migliorare nel tempo. But if tics go on for a period of time, and depending on their severity, then somebody may end up with a diagnosis of a tic disorder. Però se questi tic continuano e si aggravano, si può arrivare anche proprio alla diagnosi di disturbo da tic. So this is in English, but I'm sure many of you will recognize the different kinds of tics, the movement and the vocal tics, and they can be simple and complex. È uno schema che viene rappresentato in inglese qua, ma sicuramente riconoscerete le tipiche manifestazioni di questi tic che possono essere motori o vocali, possono essere semplici o complessi. And so with the different diagnoses of tic disorders, you can have transient tic disorder for a few weeks or months, or then more chronic tic disorder, or then the Tourette syndrome, and we can see the graph at the bottom here showing the severity. Possiamo vedere che a seconda del periodo in cui permangono questi tic e della gravità, si passa da un disturbo da tic transitorio ad uno cronico fino ad arrivare alla sindrome di Tourette. Lo vediamo bene nel grafico sotto in questa linea che rappresenta man mano la progressione della gravità del disturbo. And with Tourette syndrome, the diagnosis is if someone has multiple motor and one or more vocal tic for more than a year, which happens before the age of 18, then they would possibly get a diagnosis of Tourette syndrome. Si arriva a una diagnosi di sindrome di Tourette quando normalmente questi tic si sono presentati prima dell'età di 18 anni e si presentano in modo molteplice a livello motorio con uno o più tic anche vocali che sono presenti per più di un anno. So one of my messages I'd like you to hear tonight is that there are many more tics than we first might think. E uno dei messaggi che vorrei proprio trasmettere questa sera è che ci sono molti più tic di quanto non si potesse inizialmente pensare. We have the childhood tics, we have the transient tics which come and go, and then chronic tics and the tic disorders. And if we add them all together,
there are far more ticks than we might first think. Abbiamo i tic che si manifestano nell'infanzia, abbiamo i tic transitori, abbiamo quelli cronici, abbiamo i disturbi da tic, per arrivare complessivamente tutti insieme a una varietà di tic sicuramente superiore a quella che ci potevamo immaginare. And although I'm talking about Tourette syndrome, the same can be applied to all tics and tic disorders because they would be treated in the same way in terms of medication or behavioral therapy. E sebbene io faccia riferimento alla sindrome di Tourette, quello che dirò si può allo stesso tempo applicare a qualsiasi tic o disturbo da tic, perché verrebbero curati anche farmacologicamente nello stesso modo e anche con lo stesso tipo di terapia comportamentale. So as we've said, the age of onset is between around 6 to 7 years, and it usually starts around the head or neck tics, with tics there most common. Come abbiamo detto, l'età di insorgenza è tra i 6 e 7 anni e normalmente iniziano con dei tic a livello del collo o della testa, quindi a livello anche di rapido sbattere delle palpebre o dell'arricciamento del naso, per esempio. And we understand that around the age of 11 years old, in that age category, there's often an increase in intensity and frequency of tics. E normalmente intorno agli 11 anni questi tic aumentano sia per intensità che per frequenza. We believe that around half of the children with a Tourette syndrome diagnosis will see a reduction in their tics as they approach adulthood. Mentre comunque in metà dei soggetti che presentano questa sindrome, man mano che si avvicinano all'età adulta, normalmente si assiste a una riduzione dei sintomi, quindi del tic. But this is not true for all people, and some people will live on as adults with Tourette syndrome for their whole life. And we can't predict who will continue to have Tourette syndrome and whose tics will decrease. Potrebbe però anche avvenire che una persona per tutta la sua esistenza, anche quindi in età adulta, continui a essere affetta da questo disturbo ed è imprevedibile capire quale soggetto potrà migliorare in età adulta rispetto a quello che invece manterrà questo disturbo per tutta la vita. So I won't spend a long time on this, but there are different forms of treatment and management, and one of them is medication. Senza soffermarsi troppo nel dettaglio, ci sono diverse modalità di trattamento e gestione di questa sindrome e una di queste modalità è la modalità farmacologica. So there are no specific drugs to stop all tics, and there only seems to be a few medicines available. Non c'è un farmaco specifico in grado di eliminare tutti i tic e in realtà sono disponibili solo alcuni farmaci per lenire, diciamo, la manifestazione del tic. But the medications can be useful to reduce the frequency and intensity of tics. Possono comunque essere utili per ridurre la frequenza e l'intensità dei tic. And clinicians and parents should monitor for any side effects from medication. And drugs may need to be changed from time to time and used at different times for the young person. E comunque sia i clinici che i genitori possono osservare, monitorare se vi è l'insorgenza di effetti collaterali e magari alternarli o sospenderli e valutare qual è insomma, la situazione migliore per il caso. And although some parents might feel concerned about their children taking medication, it is important to help the child if they're in pain or discomfort, if they're hurting themselves, or if they've withdrawn from school or their social world.
E anche se il genitore può preoccuparsi all'idea che il proprio figlio assuma dei farmaci, bisogna considerare che possono essere molto utili, soprattutto nei casi in cui c'è dolore, c'è disagio, alcuni bambini possono addirittura farsi del male oppure possono estraniarsi dalla sfera sociale e avere appunto dei deficit funzionali. And then there's also behavioral therapy. And this starts with psychoeducation. So this is where there is acceptance and understanding of the person's tics, which is very important. E poi ovviamente c'è la terapia comportamentale che ha inizio con una educazione psicologica che ha a che fare con l'accettazione e la comprensione del proprio tic, e questo è molto importante. And there are some misunderstandings also by some people about behavioral therapy, that maybe all the tics will burst out later on after the therapy. Ci sono anche dei fraintendimenti, dei malintesi relativi alla terapia comportamentale, per cui possono pensare che dopo la terapia comportamentale tutti questi tic potrebbero alla fine venir fuori tutti insieme. And there are also concerns that if one tic is being worked on, people might think that other tics would get worse, or that if someone is trying to control their tics, it might be very difficult for them to pay attention. Oppure c'è questa idea sbagliata che se viene eliminato un tic, altri nello stesso tempo potrebbero peggiorare, oppure l'attenzione a controllare il tic possa distogliere l'attenzione, quindi creare delle difficoltà di attenzione. But we don't really find that that's true in research. And in fact, we would like parents to know more about behavioral therapy treatment. Ma non ci sono prove in ricerca che questo sia così, e in realtà vorremmo che soprattutto i genitori e le persone in generale colpite da questo sindrome conoscano meglio che cosa è la terapia comportamentale. And here I have a picture of the European guidelines for the treatment and management of Tourette syndrome. Qui ho in questa immagine quello che sono le linee guide europee proprio per il trattamento della sindrome di Tourette ed altri disturbi da tic. And these guidelines suggest that behavioral therapy treatment should be the first thing that is offered to patients with Tourette syndrome. E proprio secondo queste linee guida europee si dice che la terapia comportamentale dovrebbe essere la terapia di prima linea per persone che soffrono di questo disturbo. And this is also true. The American Academy of Neurology also have this view that behavioral therapy treatment can be used first. And we hope that parents know about it and can ask about it from their doctors. E la stessa Accademia Americana di Neurologia considera la terapia comportamentale come il trattamento di prima linea, ed è per questo che vorremmo che i genitori ne fossero consapevoli per poterla richiedere ai loro medici, ai pediatri. So as many people who know about tics and Tourette syndrome will know, there are often other co-occurring conditions that come along with the tics. Come saprete, assieme oltre alla sindrome di Tourette si possono manifestare e verificare altre patologie concomitanti. And these co-occurring conditions are often reported by patients to be worse than the tics themselves, with 80%, around 80% of patients having another diagnosis as well. E vediamo che questi pazienti riferiscono che l'altra patologia, l'altra condizione concomitante è peggiore rispetto a quella del tic. Effettivamente più o meno l'80-86% dei pazienti con sindrome di Tourette hanno anche una diagnosi di un'altra condizione. And I'm sure the Italian Patient Association has a Italian version of this iceberg picture, but we like this because it shows the tics, but then all the other challenges underneath the water that are hidden.
Sicuramente l'Associazione Pazienti della Sindrome di Tourette avranno un'altra versione di questa rappresentazione, ma a noi piace molto questa immagine perché fa vedere che sott'acqua, sotto quella che è come la punta dell'iceberg della Sindrome di Tourette, ci sono molte altre condizioni che possono essere ancora più disabilitanti. And some of these are the ADHD, the OCD, and also depression and anxiety, hyperactivity, anger, sleep issues, all of those things. E tra queste vediamo che c'è la COD, la DOC scusate, che è il disturbo ossessivo compulsivo, piuttosto che la ADHD, quindi la iperattività o il deficit di attenzione, e allo stesso tempo anche forme di depressione, di ansia, di esclusione dalla vita sociale, quindi molte altre condizioni che si verificano in concomitanza alla sindrome di Tourette sono riferite dai pazienti, che possono essere peggiori degli stessi tic. So we're moving on now to some current topics about the increase in tics during the pandemic, social media, and some newer evolving treatments I'd like to talk about. Parliamo ora di quello che è l'attualità relativa alla sindrome di Tourette, a questo aumento dei tic durante la situazione pandemica, al ruolo dei social media e quelli che sono dei nuovi trattamenti e delle innovazioni per curare la sindrome di Tourette come altri tic. So in the situation with COVID, we have found that the symptoms of Tourette syndrome intensify, that we've heard from a lot of people that their tics have got much worse. Durante la pandemia abbiamo avuto dimostrazione che i sintomi della sindrome di Tourette si sono intensificati. And because we know that tics are suggestible in their nature, then socially unacceptable tics like coughing, sniffing, spitting are coming out more during this time of the pandemic. E visto che sappiamo che questi tic purtroppo sono molto influenzabili e quelli che si verificano in situazioni soprattutto di stress, quale è stata la pandemia, quale può essere il colpo di tosse o il tirar su di naso, lo sputare o lo starnutire, ecco questi si sono ancora più intensificati. And this is especially true in high stress situations. So maybe on public transport, and there is a lot of misunderstanding from the general public. So some patient associations have produced cards to explain to others in public spaces. E queste situazioni si verificano soprattutto quando ci sono condizioni di elevato stress, magari sui mezzi pubblici, e le persone non hanno conoscenza di questa situazione e spesso ci sono dei fraintendimenti ed è per questo che le associazioni dei pazienti di sindrome di Tourette hanno pensato di creare delle cartoline, delle schede per spiegare questi sintomi. And these cards you can find on the internet explain that these symptoms are not from COVID, but are from tics. E queste schede che si trovano su internet spiegano proprio che sono sintomi non legati al Covid, perché appunto il fatto del tossire può essere frainteso come sintomo di Covid, ma è un sintomo di una condizione neurologica ben diversa. And we know that often people with tic disorders have a sensory sensitivity, and that wearing masks at the moment can also prove difficult for them. Inoltre sappiamo che chi soffre di sindrome di Tourette ha una sensibilità sensoriale, per cui l'indossare la mascherina può essere ancora più difficile per loro. And regarding the vaccine, it's important that we tell patients that there is no contraindication for people with Tourette syndrome, and that every eligible person should get the vaccine, and there's no specific preference. It's perfectly safe for people with Tourette syndrome.
Un'altra cosa importante che bisogna segnalare e specificare a tutti i pazienti della sindrome di Tourette è che il vaccino non è una controindicazione a questa sindrome, per cui assolutamente tutti che possono essere candidati alla vaccinazione devono vaccinarsi e il tipo di vaccino è indifferente ai fini della sindrome. So one of the research papers that was published during the pandemic looked at the increase. There have been a few papers, but they've been looking at the increase in ticks during the pandemic. Uno dei lavori di ricerca che è stato pubblicato in quest'ultimo periodo della pandemia ha visto qual è stato l'effetto della pandemia da Covid sull'aumento dei tic, quindi dei sintomi della sindrome di Tourette. So pediatricians and mental health practitioners have noticed that people who already have tics and children and adolescents already diagnosed with the tic disorder have seen a big increase in their tics during the pandemic. E in particolare la categoria di pediatri o di medici che si occupano della salute mentale dei bambini hanno visto che nei bambini e negli adolescenti a cui era già stata diagnosticata la sindrome di Tourette, i sintomi si sono intensificati e sono aumentati in modo considerevole. And clinicians have also noticed a marked increase in presentations of what seems to be a sudden onset of severe tics and tic-like attacks in people who say they haven't had tics before. Inoltre i clinici hanno notato un considerevole aumento nel manifestarsi di nuovi o improvvisi attacchi simili a tic o di tic gravi nelle persone che riferiscono di non aver avuto prima delle manifestazioni di tic. And so hospitals and clinics have seen a surge in referrals consisting of often adolescent girls who are saying they have a sudden onset of complex motor and vocal tics. Infatti molte cliniche sono arrivati appunto inviati dai loro medici delle numerose ragazze adolescenti che riferivano un'improvvisa insorgenza di tic motori e vocali di natura complessa. In fact, in London, two specialist tic clinics have had a huge increase, really double the referral rate for these kinds of cases during the pandemic. In effetti a Londra 2 cliniche specializzate nel trattamento dei tic hanno avuto 4 o 6 volte in più di appunto di referral, di invii di pazienti rispetto a prima, quindi un aumento molto importante. So they are looking at these adolescent girls and they're thinking that these are actually functional tic-like movements, perhaps related to the stress of the pandemic situation. E nel caso delle adolescenti, delle ragazze adolescenti, probabilmente questi tic motori sono stati visti come legati alla situazione della pandemia, quindi una situazione molto particolare. Now, these girls or patients may have an existing vulnerability to having tics anyway, which has been exacerbated because of the pandemic conditions. In pratica queste ragazze potevano avere una vulnerabilità già esistente che è stata esasperata proprio per la condizione della pandemia. And it suggested that perhaps also this group of patients may have undiagnosed conditions such as autism spectrum disorder, maybe some specific learning difficulties, and some attention deficit hyperactivity. O probabilmente queste ragazze non avevano ricevuto ancora una diagnosi di altre condizioni, quali potevano essere una condizione che fa parte dello spettro dell'autismo, difficoltà nell'apprendimento o una iperattività o deficit di attenzione. So we know that COVID has caused an upset in change to routine. There's been an adverse impact on socialization and education.
and also on emotional and behavioral functioning. E sappiamo comunque che il Covid ha causato un cambiamento molto importante a quelle che sono le routine, le abitudini, avendo un impatto negativo sulla socializzazione, sull'educazione, su quelle che sono le funzionalità comportamentali ed emozionali proprio a causa della condizione del lockdown e della pandemia. So one important thing about the management is that the research paper said the usual medications for tics aren't really effective, and instead talking about the person's behavior and what they're experiencing is far more likely to help with the solutions and their symptoms. E si è visto anche che a livello di trattamento e di gestione di queste problematiche è molto più importante parlarne, quindi una terapia comportamentale relativa a questi disturbi di tic, piuttosto che ricorrere a una terapia farmacologica. And the research paper where this research came from also spoke about the influence of social media and websites such as TikTok, perhaps playing a part in this sudden onset. Inoltre in questo lavoro, appunto in questa ricerca, si faceva riferimento al ruolo dei social media, dei website, dei siti web, tra cui TikTok, che possono avere influenzato il fatto che ci fosse un aumento e l'insorgenza anche di nuovi tic. And if we take TikTok just as an example, because there are other platforms, there has really been an explosion in popularity with 3.2 billion times #Tourette has been viewed on TikTok. E prendendo ad esempio TikTok come una delle tante piattaforme, c'è stata veramente un'esplosione, addirittura si è visto che i video taggati con #Tourette sono stati visti da 3,2 miliardi di volte. And so clinicians are thinking perhaps when they're speaking to their teenage patients that they've heard from these girls saying that they've been watching these videos before the symptoms came on, and they're wondering if they are linked in some way. E nella ricerca si è visto anche che si è constatato che queste ragazze riferivano di aver avuto il tic immediatamente dopo aver visto dei video su TikTok, quindi si sta cercando di capire se c'è un collegamento. The young people explain that they get a lot of peer support from social media, recognition, and a sense of belonging. But some clinicians are questioning whether this is inadvertently reinforcing or maintaining their symptoms. E nonostante le giovani riferiscono di sentirsi supportate dall'appoggio dei propri pari, di avere una forma di riconoscimento, di appartenenza, i ricercatori presumono che ci possa essere quasi un valore di rafforzamento inavvertito a mantenere e quasi a potenziare questi stessi sintomi. I think it's a balance. If someone is watching 10 hours a day of something, then that is not going to be a healthy thing for them to do. So balancing the amount of hours is a good thing to look at. Sicuramente, secondo la mia opinione personale, ha sempre a che fare con un equilibrio delle cose, quindi se non si esagera nel numero di ore di esposizione a questi video, si può averne più beneficio che svantaggio. È sempre una questione di equilibrio. So just to finish off the webinar, I'd like to talk about 3 issues that have come up in recent research. Ora, per arrivare alla conclusione del nostro webinar, vorrei concludere trattando 3 argomenti che sono stati insomma, innovativi a livello di ricerca sulla sindrome di Tourette. So the first is a wristwatch device which has been invented. The second is a dental device worn in the mouth. And the third is recent research about PANS or PANDAS.
Quindi questi tre aspetti sono: uno riguarda una sorta di orologio braccialetto che è stato inventato proprio per curare i sintomi della sindrome, un altro è un dispositivo dentale da indossare, e un altro invece quello che sono state delle recenti diciamo scoperte in merito alla sindrome PANS o PANDAS. So in the UK, this device has been invented and is currently being researched into whether it can help with tics. Quindi questo dispositivo è stato inventato nel Regno Unito e attualmente ci sono dei progetti di ricerca in corso per verificarne la valenza per curare i tic. So the patient wears a wristwatch and it directs an electrical current to a key nerve in the wrist, which then will transmit to the brain. Quindi indossando questo braccialetto si ha una corrente che viene direzionata verso un nervo fondamentale nel polso, che è in grado di controllare i movimenti. And Professor Stephen Jackson has been using this with research participants to stimulate electrical currents to increase the strength of brain oscillations. E il professor Stephen Jackson l'ha utilizzato proprio per potenziare, incrementare la stimolazione a livello del nervo nel polso, e questo avrebbe, questa corrente elettrica avrebbe potenziato la forza dell'attività elettrica cerebrale. And they found in their research that by increasing the strength of the oscillations in the brain, they can reduce the frequency and intensity of the tics, and importantly, as well as the urge to tic. Quindi aumentando queste oscillazioni cerebrali, l'effetto è quello invece di diminuire l'intensità e la frequenza dei tic e anche questa impellenza a manifestare il tic. And the stimulation reduced tics and had the most significant effect on those individuals with the most severe tics, which is an interesting finding. Questa stimolazione elettrica, quindi l'effetto di ridurre i tic, in particolare nei soggetti che manifestavano i tic più gravi. So they think that this is a safe and effective treatment for motor and vocal tics without any side effects. Quindi si ritiene che sia un trattamento efficace e sicuro per i tic di natura motoria e vocale e che non ci siano effetti collaterali. One participant said he wanted to cry with happiness due to his tics being so reduced, and the scientists aim to create a Fitbit-like watch device. E uno dei partecipanti è arrivato a dire addirittura di piangere dalla felicità nel vedere che aveva perso non aveva più questi suoi tic, e quindi gli scienziati pensano di arrivare a creare una sorta di orologio come quello da fitness, cosiddetto Fitbit, simile a quello, che possa appunto funzionare proprio per i tic. So I'm really hoping I'll be able to play this video for you. And although it's in English, I believe I can put on some subtitles, and if Vorrei ora farvi vedere questo video che, anche se è in inglese, spero di riuscire ad attivare la funzione di YouTube dei sottotitoli in italiano, così lo potete seguire meglio. We'll try this, and the subtitles won't be perfect, but I hope they'll give you an idea. Ci proviamo, non saranno perfetti i sottotitoli della traduzione, ma almeno vi daranno un'idea dei contenuti. Okay, here we go. Tiny electric shocks delivered to the wrist can turn off the tics that blight the life of some Tourette syndrome sufferers. That's according to researchers at the University of Nottingham in the UK. Tourette's causes people to make involuntary sounds and movements called tics. The researchers said stimulating a nerve in the wrist with an electrical signal can reduce this urge to tic. Nottingham University professor Stephen Jackson is part of the research team. So sometimes people might report it something like
they feel like a pressure build up for them to tick, and it's like a bubble that's sort of fighting to get out. And they feel this really strongly, and that's the sort of what we call this premonitory urge, and that pressure is released when they tick. And pretty much all of the patients we studied reported that just disappeared once they were being stimulated. 19 volunteers took part in the project, including 21-year-old Charlie Barnett. He found the results so positive, he stopped taking his medication. He sees it as life-changing, and that's true of many of the people who tried it. I mean, we had a number of people who were fairly sceptical. These are people who've had Tourette's for a long time, and they're sort of grown men in their sort of 50s and 60s, and they popped in to have a look and a bit sceptical about it, and they've just been absolutely amazed at the effect it has on them personally, when they have it. The team now hopes to develop a wearable device like a fitness tracker that could be programmed by the user. Okay, I hope you were able to see that. Spero che siate riusciti a seguirlo e anche a vederli i sottotitoli. So this is exciting. The researchers are building a prototype device and they're hoping to start a clinical trial this summer. Quindi questo è molto interessante, i ricercatori stanno già realizzando dei prototipi e dovrebbero iniziare con il trial clinico quest'estate. But this will only take place in their research clinic in Nottingham in the UK, and people have to be resident in the UK. Però questo avrà luogo solo nella clinica di ricerca di Nottingham nel Regno Unito e i partecipanti dovranno essere per forza residenti nel Regno Unito. But this clinical trial gives further evidence about the effects on Tourette symptoms, and hopefully later they can commercialize this treatment to produce it as a medical device. Questo trial clinico però darà ulteriore evidenza sugli effetti della stimolazione, sui sintomi della sindrome di Tourette, e si dovrebbe essere poi in grado di realizzare un vero e proprio dispositivo medico da commercializzare con l'obiettivo appunto terapeutico. And so the researchers are working towards developing a version of the device to be used at home by individuals with Tourette syndrome. But the device will need regulatory approval, so that will take some time. Quindi i ricercatori stanno già cercando di sviluppare un dispositivo che possa essere indossato a casa a livello domiciliare dai soggetti affetti da sindrome di Tourette, ma ovviamente poi lo stesso dispositivo dovrà sottoporsi a delle prove regolamentari e quindi ci vorrà del tempo. But the researchers are hopeful that this device might even be available to buy in the UK within 24 months and possibly in Europe within 30 months from now. Però i ricercatori sono fiduciosi e pensano che entro un periodo di 24 mesi il dispositivo possa essere commercializzato nel Regno Unito e entro un periodo di 30 mesi a livello europeo. So the next piece of apparatus to talk about is something called various names, a dental splint, a dental apparatus, or an oral orthotic. Poi parliamo di un dispositivo che assume diversi nomi, viene chiamato bite, viene chiamato apparecchio dentale, viene chiamato un ortotico orale, quindi molti sono i nomi che si attribuiscono a questo dispositivo dentale. And this device is used to treat temporomandibular joint dysfunction, which is a difficulty with the jaw. And dentists have noticed that in some cases they believe it can help people with tics. E si è visto che appunto questo dispositivo, curando quella che può essere una disfunzione della posizione del appunto temporomandibolare, hanno visto i dentisti che agendo su questo si ha un vantaggio sulla manifestazione dei tic, cioè si migliora appunto il sintomo. Sorry. And so there is some YouTube footage that you can watch after this presentation when we send the slides around.
Poi vi sono molti lavori, molti diciamo esempi su YouTube che potrete guardarvi alla fine di questa presentazione. Vi manderemo le slide per cui ci sono i riferimenti su YouTube e potrete avere una visione più esaustiva di questo. And I think patients are interested in this device and how it might work, but I've only heard of a very few people in the UK who say it has helped with their tics. Penso che ci sia un grande interesse intorno a questo possibile dispositivo, però in realtà ho sentito solo di poche persone nel Regno Unito che hanno avuto un beneficio da questo dispositivo per i propri tic. Saying that, the Tourette's Association of America have provided funding for a feasibility study to look at how the splint might work before a clinical trial is going to be run. E in realtà l'associazione di Tourette americana ha fornito già i fondi per realizzare uno studio di fattibilità ancora prima che si istituisca un trial clinico per valutare appunto quello che può essere l'utilità di questo dispositivo. And here is the link to that research trial that they're running, but as far as I know, the research results have not yet been published. Questo è il link che vi riporta allo studio, al progetto di valutazione di questo dispositivo, ma per quanto sia di mia conoscenza non si è ancora arrivati alla fase conclusiva della ricerca. I've written a bit about this over the years, but I believe there's no firm conclusions as to whether this works from the research yet. Quindi ho letto e scritto diversi lavori su questo argomento, ma sembra non esserci ancora una vera e propria solida conclusione su quelli che possono essere gli effetti di questi dispositivi sui tic. So I would feel careful about mentioning it to patients to get their hopes up, because it's very expensive and it may not work for everybody. We don't have the research evidence. Quindi credo che non so se vale la pena menzionarlo ai pazienti, perché è comunque una soluzione molto costosa e ad oggi non sappiamo se ha veramente un'efficacia sui sintomi della sindrome. And when this has been carried out, it's often been done with adolescents. So we could question, would their tics not have improved over time anyway, as we know they often can towards 18, 20 years old. E poi, visto che questi dispositivi vengono provati sugli adolescenti, il fatto che il sintomo migliore magari è legato semplicemente a un naturale miglioramento del sintomo con l'età, come spesso avviene. And I think the basic understanding of the science behind this apparatus is not clear. Is it working from a distraction point of view, or they suggest that it might be relieving pressure on a facial nerve and then the tics reduce. D'altro canto anche i fondamentali del pensiero scientifico alla base dell'efficacia di questo dispositivo non sono ancora chiari, perché da una parte dicono che può avere un effetto di distrarre la persona e quindi di ridurre il tic, dall'altro di una diminuzione della pressione sul nervo facciale che possa influire sulla l'insorgenza e sul manifestarsi del tic, però ancora tutto questo non è scientificamente chiaro. So we're looking forward to hearing the results, and if a large scale trial goes ahead, then we can find out more about whether this is going to be a treatment to be offered in the future. Quindi adesso attendiamo i risultati della ricerca e valuteremo se può essere una buona alternativa terapeutica nel futuro per i nostri pazienti. The last topic, I'll be very brief here because I know we're running over time. Questo è l'ultimo argomento, cercherò di essere breve perché so che siamo quasi al termine del nostro webinar. Is really about this research paper that came out, and again
you can access this paper on the internet. È un lavoro di ricerca a cui potrete avere accesso su internet mediante appunto questo link. So this was a multi-center international research study with 715 children looking at the supposed link between streptococcal infections and the onset of tics. Questo studio è uno studio multicentrico internazionale condotto con 715 bambini in cui si è cercato di vedere se c'era un'associazione tra il disturbo da tic e il fatto di avere contratto un'infezione da streptococco. So I'm just going to read the paragraph which is about GAS, Group A Streptococcus. Quindi adesso leggerò il paragrafo che riguarda proprio appunto il GAS, cioè il gruppo di streptococco A. So I'll read it in English and then Elena can translate. This study does not support GAS exposures as contributing factors to tic exacerbations in children with CTD, chronic tic disorder. Specific workup or active management of GAS infections is unlikely to help modifying the course of tics and is therefore not recommended. Questo studio non sostiene che l'esposizione a streptococco del gruppo A possa essere un fattore che contribuisce a un'esacerbazione del tic nei bambini con un disturbo da tic cronico, per cui una gestione attiva o specifica delle infezioni da GAS non si ritiene possano aiutare a modificare il corso dei tic nel disturbo dei tic cronico ed è pertanto non raccomandato. So I think these sort of three issues I've spoken about can be quite controversial and you may not agree, but I just wanted to talk about them this evening because I think they're so interesting and current. Queste ultime tre tematiche che ho affrontato in conclusione di questo webinar possono essere ancora un po' controverse, potreste non essere d'accordo con l'uno o con l'altra, ma ritengo che siano aspetti da prendere in considerazione nell'ambito della situazione attuale della sindrome di Tourette. I think one of the important issues with the treatment and management of tic disorders and Tourette syndrome is that as well as looking for treatments, we also want to encourage people's awareness and acceptance. Credo che un aspetto importante della sindrome di Tourette, dei disturbi da tic in generale, debba passare non solo dal verificare se ci sono nuovi trattamenti, nuove terapie, ma debba necessariamente passare da una maggiore consapevolezza e accettazione di questo disturbo. And I think an important thing for young people who are finding out they have a tic disorder is to also show them that there are great examples of well-known people who also have Tourette syndrome. E credo che soprattutto per i ragazzi che sono affetti da questa sindrome sia importante far capire loro che ci sono anche celebrità, persone importanti che si sono affermate nella vita, anch'esse affette da questo disturbo. And here I've got some examples. I'm sure you must have examples also of people in Italy who have Tourette syndrome, but I like showing this slide to young people to let them know that they're not alone and they can live a full and successful life. Io mostro questa diapositiva perché ci sono delle persone note per noi nel Regno Unito, ma sicuramente avrete anche voi in Italia delle persone con Tourette syndrome che la sindrome di Tourette che sicuramente possono essere da esempio per questi ragazzi, per far sentire loro che non sono da soli. Ci sono anche altre persone che hanno il loro disturbo e che sono riuscite comunque a compiere, cioè a vivere una vita di successo e facendo tutto quello che fanno altre persone. So I think this is also where the patient associations can come in, like A.I.S.T and like in the other countries, that we can offer patients support
leaflets, videos, and support groups. E credo che in questo appunto subentra il ruolo importante delle associazioni come la stessa AIST ed altre associazioni di pazienti, perché possiamo dare supporto ai genitori, alle famiglie attraverso delle brochure, attraverso dei video, attraverso molti strumenti che possano aumentare questa consapevolezza e accettazione. So I'm going to finish now, and thank you so much for having me. Mille grazie. And my contact details are here. And I'm very passionate about tics and Tourette syndrome, and I'm happy to answer questions and collaborate with people. I'm not, oh, sorry. Quindi vi ringrazio per questa opportunità e ho sempre una grande passione nei confronti dei TIC, nei confronti della sindrome di Tourette, per cui sono ben felice di rispondere alle vostre domande. Lascio anche i miei riferimenti e contatti se volete contattarmi successivamente. I like showing this cartoon at the end of a presentation. I'm not a great cartoonist, so excuse me. Mi piace mostrare questa vignetta alla fine della mia presentazione, mi scuso se non sono una grande disegnatrice. And it's two scientists talking together, and one says, I've just invented a new drug for Tourette syndrome. Ci sono due scienziati che discutono insieme e uno di loro dice all'altro di aver appena inventato un nuovo farmaco per la sindrome di Tourette. And the other scientist says, will it stop people with Tourette syndrome having tics? L'altro scienziato allora gli dice, bene, allora le persone che hanno la sindrome di Tourette non avranno più i tic? And the scientist says, no, it's an acceptance pill for everyone else. E l'altro dice, no, è una pillola di accettazione per tutti gli altri. Thank you so much for having me. Mille grazie. I'm very happy to take questions. And thank you so much to Elena for the translation. And thank you to Donatella and A.I.S.T for inviting me. Quindi grazie mille e grazie per l'invito a Donatella, a A.I.S.T e sono a disposizione vostra per qualsiasi domanda. Bene, dottoressa Lodolini. Allora, il braccialetto può essere utile anche per il disturbo ossessivo compulsivo? The question is, could the wristwatch be useful also for the obsessive compulsive disorder? That's an interesting question. I'm not on the research team, so I don't know the answer to that. Questa è una domanda assolutamente molto interessante. Non faccio parte del team dei ricercatori, per cui non sono in grado di dare una risposta. If I can add that tics and OCD are very much found together, but I think this is working on the particular center around tic production in the brain. Quindi quello che potrei dire come osservazione generale è che sicuramente il tic è legato a situazioni di pazienti con la DOC, però questo braccialetto agisce stimolando un centro specifico nervoso che è associato alla produzione di tic. But I would like the opportunity to ask the researchers and come back to A.I.S.T with a reply about that. I think that's a very interesting question. Will it work? Will it affect the co-occurring conditions or just the tics? Ma sicuramente contatterò il team di ricercatori e poi passerò ad A.I.S.T l'informazione e proprio per indagare sul fatto che questo dispositivo possa agire non solo per la sindrome di Tourette, ma per altre condizioni che si verificano in concomitanza alla sindrome di Tourette. That's fine. And if people have questions afterwards, I can answer or we can answer and I can share the slides. Certo, e poi se ci sono anche domande che possono sopraggiungere in un secondo tempo, possiamo rispondere successivamente e sicuramente potremo condividere la presentazione, le slides. Approfitto di questo tempo, prima di salutare tutti, per dire che lo scopo di A.I.S.T è divulgare per abbattere i muri dell'ignoranza sulla sindrome, ma anche ridurre le distanze. So I would like to seize the opportunity of these few minutes free to actually stress
that the purpose of AIST is to spread information in order to fight against ignorance and in order also to demolish the walls that separate us. L'alleanza e la collaborazione internazionale è fondamentale perché lo scopo di supporto alla comunità affetta dalla sindrome di Tourette e alle loro famiglie deve essere comune. And the international collaboration and alliance is fundamental to continue giving strong support to family and patients with Tourette syndrome, because all together we can be stronger and more effective in our purpose. Come sostiene sempre il team di A.I.S.T, insieme si può. And indeed, as we all maintain, together we can. Ok, grazie dottoressa. Un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti italiani e stranieri che indipendentemente dal fuso orario si sono collegati per poter partecipare a questo webinar. So now we would like to thank all the participants, both Italian and international participants who have taken their time to participate in this webinar. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Anderson per aver aderito al nostro invito e per la sua esposizione molto interessante. We sincerely thank Dr. Anderson for her participation, her very interesting and clear presentation. Grazie alla dottoressa Elena Lodolini per la sua collaborazione. We thank Elena Lodolini for her collaboration. Thank you. Grazie. E auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Grazie a And tutti. I wish you all good evening. Thank you, everybody. Thank you so much. Buonasera. Grazie, buonasera.